Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Da oggi troverete nel canale una nuova playlist dove andrò ad inserire tutti i tutorial richiesti da voi iscritti, poiché siete parte attiva del canale, quindi contribuite alla monetizzazione dello stesso. Mi sembrava giusto e doveroso andare ad accontentare parecchi di voi che richiedono dei tutorial particolari. Chiaramente darò una sorta di priorità alle richieste che rientrino nel mio budget economico. Ragazzi, io non ho 1 milione di iscritti e mi posso permettere chissà che cosa. Per coloro che volessero suggerire nuovi tutorial o semplicemente lasciare dei saluti, potete farlo direttamente lasciando dei brevi filmati nella mia mail. Il primo video di questa nuova playlist è per l'appunto l'installazione di questi ammortizzatori per quanto riguarda l'apertura del cofano motore della nostra Nissan Qashqai. Questo accessorio è stato acquistato su AliExpress, poi vi lascio come al solito tutte le info nella descrizione del video, quindi link, caratteristiche tecniche e quant'altro. Andiamo subito a vedere come si installano. Allora, la prima fase per l'installazione dell'ammortizzatore sinistro è questa staffetta. Ricordatevi che questi due dadi, uno è più grande e uno è più piccolo, questi con la testa tonda, poiché la filettatura da 13 va inserita nelle staffe del cofano, la filettatura da 10 va inserita sul passaruota. Togliere le viti, leggiamo il cofano dall'altra parte con la mano, ragazzi, perché si potrebbe alzare, visto che qui andiamo a sganciare tutti e due i dadi. Va messa praticamente su queste due scorrevoli, non utilizziamo questo foro, ragazzi. Andiamo a rimettere i dadi. Ok. Poi andiamo a serrare con la bussola da 13. Ok, una volta che abbiamo fissato la staffa, il mio consiglio è rimuovere questi fermi dall'ammortizzatore, poiché c'è una vite che vanno avvitati, vedete? Quindi questi li possiamo rimuovere per lavorare più agevolmente, e andiamo a togliere il fermo interno per poterlo inserire in questo bullone con testa tonda. Per rimuovere il fermo interno vedete che c'è questo pernetto e se non lo togliamo non ci fa inserire la testa al suo interno. Prendiamo da questa parte, qui c'è un gancetto, lo facciamo ruotare, ok, intorno alla base del fermo e poi lo sfiliamo. Qui c'è un foro passante da sotto a sopra e questo pernetto va inserito all'interno. Poi una volta che l'abbiamo tolto andiamo a inserire la base del bullone all'interno
e andiamo a rimettere il fermo. Facciamo entrare la punta del fermo all'interno del foro sotto e lo facciamo uscire al foro superiore. Una volta che abbiamo inserito la punta andiamo a spingere dentro il fermo, eccolo qui, e questo una volta che è entrato non esce più. Piccolo consiglio: anche se sono già lubrificati i fermi degli ammortizzatori, se avete un po' di grasso, un po' di vasellina, aggiungetene un pochino all'interno, sia su questo fermo che su questo qui, così siamo sicuri che all'interno i bulloni rimangono lubrificati. Andiamo a rimontare l'ammortizzatore, poiché qui c'è una vite di regolazione per alzare o abbassare l'ammortizzatore, dipende quante escursioni dobbiamo dare, ok? Da qui si regola, si può aumentare o diminuire. Andiamo a rimuovere con una 10 questo bullone. E andiamo a posizionare quello presente nel kit con la testa tonda. Mettiamo la rondella sotto. Per questo bullone ci vuole una 12. Ok, qui da questa parte abbiamo inserito già il fermo e posizionato il bullone. Da quest'altra parte dobbiamo andare a inserire il supporto nel bulloncino che abbiamo appena messo. Allora, qui dentro c'è questa sorta di gancio che va tirato indietro con un giravite. Quando alziamo questo si allarga, vedete? E possiamo andare a inserirlo. Quindi alziamo e nel frattempo spingiamo giù e questo entra, ok? E una parte è fissata. Adesso dobbiamo andare a fissare la parte superiore dove abbiamo messo la staffa prima. Per fare ciò dobbiamo leggermente comprimere l'ammortizzatore. Eccolo qua. Una volta che abbiamo raggiunto, eccola qua, ecco alcuni risultati. Ma che cazzo dici? Una volta che abbiamo inserito dentro l'ammortizzatore andiamo a mettere la rondella e il nostro dado da 13. Con una 12 andiamo a fermare il dato dietro e con la 13 andiamo a stringere. E questo si posiziona da solo in automatico. Diamo una bella stretta. Ok. Andiamo un attimo a vedere se quando si abbassa il cofano diciamo, l'ammortizzatore rientra perfettamente all'interno senza andare a urtare da nessuna parte. Non vorrei andare a montare anche l'altro e poi devo rismontare il tutto, quindi facciamo questa prova se è da regolare o se va bene come è stato installato. Allora, se vogliamo essere pignoli, e io lo sono, ho notato che quando chiudiamo il cofano la filettatura va a urtare leggermente la plastica, questa qui, vedete? Lo so, che devo fare? È così. Non mi piace, ragazzi, non mi piace, anche tagliando il bullone va comunque a urtare sulla parte in plastica. A questo punto ho deciso di invertire le staffe, quella di sinistra la metto a destra e quella di destra la metto a sinistra, in modo che così il bullone rimane internamente e non va a urtare in nessuna parte. Vi faccio vedere. Non dovete, ripeto, seguire la procedura riportata nel sito, poiché è errata. Seguite la procedura che vi ho fatto vedere in questo video. Mettete le staffe in questa maniera e andate, se non passate proprio con il bullone, andate a tagliare diciamo la filettatura in eccesso. In questa maniera è perfetto, non dà fastidio a nulla. Mi fido di lei, eh?
Adesso posso dire che sono soddisfatto. Una volta che abbiamo visto come sistemare il nostro ammortizzatore per il cofano in maniera che non vada a urtare nulla, adesso chiaramente montare quell'altro sarà un gioco da ragazzi. Prima di andare a smontare tutto dall'altra parte, andiamo a inserire il nostro bullone da 13 e il dado dietro, in modo che così possiamo andare a segare la parte in eccesso. A questo punto andiamo a rimuovere il bullone da 10 e andiamo a mettere questo sul passaruota. Con una 12 andiamo a stringere questo nuovo. Fatto ciò, la seconda cosa che dobbiamo fare è andare a rimuovere i bulloni che mantengono il cofano. Mi raccomando, teniamo sempre una mano dietro per non fare alzare il cofano e andiamo a inserire la staffa questa che abbiamo preparato. Però prima dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto dall'altra parte. Andiamo a inserire la testa dell'ammortizzatore. Una volta che abbiamo tolto il fermo, inseriamo la testa. Ok, e poi andiamo a rimettere il fermo. Dove è il buco? E andiamo a chiudere. Adesso possiamo andare a rimontare la staffa. Andiamo a svitare questi. Manteniamo con una mano, altrimenti ce lo diamo in faccia. Possiamo andare anche a danneggiare il vetro, quindi manteniamo bene fermo il cofano. Andiamo a riposizionare questo. Ok, appuntiamo quella sotto in modo che così il cofano non si muove più. Ok, e poi andiamo a rimettere quella sopra. Ok, adesso possiamo andare a serrare. Ecco qua. Andiamo ad avvitare la parte, questa qui, dove praticamente va montato il fermo. Eccola qua. E poi andiamo a fissare la parte sotto. Come vi ho fatto vedere prima, dobbiamo comprimere leggermente l'ammortizzatore. Allora, installato anche il secondo ammortizzatore, adesso andremo a fare la prova anche da questa parte se tante volte chiudendo il cofano va ad urtare da qualche parte, almeno così siamo certi che abbiamo installato in maniera corretta tutti e due gli ammortizzatori. Anche questa è fatta. Lavoro terminato. Adesso andiamo a vedere come funziona. Ora, quando dovremmo aprire il cofano, non servirà più mettere l'asticella, diciamo, di sostegno, poiché si reggerà da solo. Bene amici, questo video termina qui. Nonostante il tempo di merda, sono riuscito comunque a concluderlo. Se vi è piaciuto e vi è tornato utile, pollice in su come sempre. Come detto all'inizio, vi aspetto o nella sezione community di YouTube o
nei commenti sotto al video, o in alternativa potete mandare una mail che trovate all'interno di YouTube. Potete mandare simpatici filmati o comunque proposte per nuovi fantastici tutorial. Ciao ragazzi, alla prossima!